Romano imperio inter se dividendo, divisero tra di loro il dominio romano. Inizialmente il più favorito dalla spartizione dei territori fu sicuramente Marco Antonio, il quale ottenne la Gallia Cisalpina. La Gallia Cisalpina, la vasta regione compresa tra l'Appennino e le Alpi, che oggi chiamiamo Italia settentrionale, consentiva il vero controllo dell'intera Italia. Infatti, per una legge voluta da Silla nel 79 a.C., era proibito a qualsiasi esercito in armi e al suo generale di entrare armato nel territorio italiano, che allora era delimitato da Rubicone, poche decine di chilometri a sud. Quindi chi controllava la Gallia Cisalpina controllava l'ultimo territorio molto vicino all'Italia dove potevano rimanere in armi legioni e eserciti. Ma forse c'è stato un altro motivo molto più pratico sul perché abbiano scelto proprio quest'area per incontrarsi. Voi, se doveste incontrare un nemico e voleste incontrarvi sapendo che non arriverà armato, che luogo scegliereste? Probabilmente una chiesa. C'è più probabilità che l'incontro sia diplomatico, quantomeno. E in effetti questo luogo dove ci troviamo noi ora, a poche centinaia di metri dal Cippo, si chiama Sacerno. Ora, Sacerno è chiaramente l'abbreviazione di San Cerno, San Chierno, ma non esiste alcun santo cristiano con questo nome. Tuttavia esiste una divinità celtica, il dio del cervo, che si chiamava proprio Cernunnos. Allora, l'idea che qui una volta ci potesse essere proprio un tempio di origine celtica si fa largo nella mente di molti studiosi. I Celti lo chiamano Cernunnos, dio della fecondità, degli animali e della natura selvaggia. È spesso raffigurato con delle corna di cervo. Ai piedi di una quercia, albero sacro per i popoli celtici, nelle notti di luna si celebrano riti e si offrono doni al dio. Il rito dell'aspersione dell'acqua è antichissimo. Le sue origini si perdono nella notte dei tempi ed è comune a molte religioni pagane. Il liquido disperso tutto attorno dal celebrante serve a purificare e a rendere sacro il luogo, che in questo modo acquista a tutti gli effetti la valenza di un tempio. Le offerte sono legate alla caccia, lepri o fagiani, ma anche frutta e soprattutto grano, simbolo di abbondanza. Il cervo è un animale dei boschi, veloce e sfuggente. I suoi rituali di accoppiamento sono particolarmente intensi e aggressivi, annunciati negli esemplari maschi da una rapida crescita delle corna. Forse è per questo, per l'intensa attività sessuale e per l'impalcatura di corna che cade e si rinnova ogni primavera, che i Celti vedono nel cervo una rappresentazione del ciclo della rinascita, un simbolo di rinnovamento e di rigenerazione. Il culto di Cernunnos è diffuso in tutta l'Europa celtica e permane nelle aree che poi verranno assoggettate dai Romani. Come avveniva solitamente per i popoli conquistati, i Romani cercano di associare Cernunnos a una loro divinità, forse Mercurio o più probabilmente Saturno, ma senza troppo successo. Il dio cervo dei Celti ha delle caratteristiche troppo particolari per farlo corrispondere a uno degli dei romani. Ci si limita quindi a latinizzarne il nome, da Cernunnos a Cernunnos. Che queste antichissime credenze celtiche fossero molto radicate soprattutto in Campania, non solo in età romana ma anche in età cristiana, lo testimonia addirittura un vescovo del V secolo d.C., Cesario di Arles, che si lamenta che molta gente venga nelle chiese di giorno a pregare e poi di notte vada nei boschi a ululare, così aveva scritto. E quindi non è un caso che in un luogo proprio dove
ci sia un forte riferimento a una divinità celtica, ci sia oggi una chiesa che secoli fa è stata costruita ed è la chiesa dedicata a Sant'Elena. Elena era la madre dell'imperatore Costantino, colui che aveva aperto la porta e la via alla cristianità. Tante storie si possono ritrovare nei nostri territori, tante storie dimenticate, vi fa capire quanto ricco sia il nostro paese. Ma continuiamo la storia di Augusto.